Il mondiale 2023 ormai si è concluso, ma i team hanno iniziato a sviluppare le vetture del 2024 già da quest'estate. E dobbiamo parlare della Ferrari 676, ovvero la Ferrari del 2024, che sta già dando dei risultati positivi in Galleria del Vento. Quindi stanno procedendo i lavori come è normale che siano. Ma è importante durante questa pausa invernale non farsi false illusioni, come invece è successo l'anno scorso. Sappiamo che la Power Unit di Ferrari è migliorata molto dal 2022 al 2023, soprattutto lato affidabilità, ma durante il corso dell'anno anche lato erogazione della potenza del motore elettrico. E vi voglio dire alcune cose che sappiamo sulla macchina dell'anno prossimo. Avrà sicuramente un retrotreno molto diverso e un concetto aerodinamico evoluto che inevitabilmente si ispirerà alla Red Bull di quest'anno, ma non sarà un copia e incolla. Infatti, come ci ha tenuto anche Vasseur a ripetere più volte, ci sarà un'evoluzione propria di Ferrari. In più, in questo video vi voglio parlare anche delle news lato Maranello su tecnici che arriveranno nella rossa. Prima di andare a vedere nel dettaglio come sarà la Ferrari del 2024 e quali modifiche vedremo rispetto a quest'anno, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun contenuto che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema automotive e Formula 1. Vi ringrazio di cuore voi che avete attivato le notifiche, perché sì, grazie a voi riusciamo a sostenere questo progetto. Prima di continuare, non dimenticatevi di scrivere nei commenti secondo voi come sarà la Ferrari del 2024, ma soprattutto se vi aspettate una Ferrari più competitiva che potrà mettere pressione a Red Bull oppure no. Io sono Rastro, mi trovate su Instagram come Rastro Drives, ma ora iniziamo subito con questo video. Ma prima, sigla. Voglio subito dirvi una cosa molto importante. Red Bull nella seconda parte di stagione ha portato davvero pochi aggiornamenti rispetto agli avversari. La RB19 chiude con un vantaggio di 2 pacchetti tecnici di sviluppo rispetto alle altre macchine. E quindi ci sono diverse soluzioni che hanno tenuto in cantiere giustamente i tecnici di Red Bull per non svelarle agli avversari, tanto avevano già vinto sia il mondiale costruttori che il mondiale piloti, quindi non avrebbe avuto senso per Red Bull mostrare delle soluzioni tecniche alla fine di quest'anno che magari poi potevano essere copiate dagli avversari. Hanno preferito tenerle in cantiere e le mostreranno nel 2024. E questo è importante sottolinearlo perché è un gran vantaggio che ha Red Bull in queste stagioni di continuità regolamentare, perché gli permette di vincere il campionato prima degli avversari, sviluppare la macchina solamente nella pausa invernale e un po' anche durante il corso dell'anno, ma non nella seconda parte, per poi rigiocarsi il vantaggio che ha acquisito nella prima parte di stagione l'anno dopo. Questo è quello che farà Red Bull fino al 2026, dobbiamo mettercelo in testa. Nel 2026 forse un altro team potrà mettere in discussione la lotta per il titolo perché ci sarà il cambiamento regolamentare sulle Power Unit. Fatta questa premessa, parliamo della Ferrari 676. La scuderia di Maranello ha deciso di affidare lo sviluppo tecnico a Leclerc, ma adesso il monegasco è arrivato a quella maturità tale che gli permette di sviluppare la monoposto di Ferrari anche nella pausa invernale, per dare delle indicazioni chiare su dove mandare la direzione di sviluppo della macchina e adattarla al suo stile di guida più sovrasterzante. Andremo a parlare dopo della parte aerodinamica, ma partiamo dal motore. Cosa ha migliorato Ferrari nel 2023? Sicuramente l'erogazione della potenza del motore elettrico. Infatti l'arrivo di David George in Ferrari è servito soprattutto da un punto di vista motoristico che aerodinamico per ora. Infatti l'ex tecnico di Red Bull ha voluto concentrare la potenza del motore elettrico non tanto in uscita di curva, come si faceva a inizio anno per esaltare la trazione della macchina, che però portava, quando eccessiva, a dei pattinamenti e un surriscaldamento anche delle ruote posteriori. Mi ricordo per esempio in Australia come Ferrari ha fatto molta fatica su questo punto. Quindi questa potenza extra del motore elettrico è stata spostata negli allunghi, nei rettilinei, per dare un boost di velocità massima. Proprio per questo abbiamo visto che a inizio anno Red Bull aveva un vantaggio con lo stallo del posteriore netto nei confronti di tutti gli altri team, Ferrari compresa, mentre a fine anno, se vediamo i valori di velocità massima, Ferrari non ha nulla da invidiare a Red Bull. Sono molto vicine come valori, non penalizzando tanto la trazione in uscita di curva, che comunque è rimasta buona. Ferrari è riuscita a modificare anche questo aspetto grazie al miglioramento del bouncing e il porpoising che avevamo visto a inizio anno, che ora a fine anno non si era più riscontrato sulla SF23, quindi anche per l'anno prossimo Ferrari parte con un motore molto forte. In più, riducendo la coppia disponibile dell'MGK è stato possibile anche ridurre il clipping in fondo al rettilineo, e questa gestione migliore dell'ibrido l'abbiamo vista chiaramente a Monza. È un'ottima Ferrari sia sul rettilineo
rettilineo e anche in curva. Inferiore a Red Bull sì, ma seconda forza. E Ferrari nei test di Abu Dhabi è stato il team che ha percorso più chilometri in assoluto, compiendo 258 giri totali, 123 con Schwarzman, 69 con Sainz e 66 con Leclerc, l'equivalente di 4,4 GP, e l'obiettivo di questi test è stato migliorare il passo gara, ma soprattutto comprendere meglio queste gomme Pirelli, che non cambieranno l'anno prossimo, ma era importante avere una correlazione affidabile tra i dati del simulatore e i dati della pista. Ma arriviamo al punto chiave del video: come sarà la Ferrari del 2024? Lo sviluppo sarà affidato a Enrico Cardile, che dovrà sicuramente migliorare l'avantreno di questa macchina, quindi ci sarà una sensibile riduzione della parte frontale, penso alla parte dell'undercut delle pance, e anche una modifica del triangolo delle sospensioni, che andremo a approfondire a breve, per mantenere l'efficienza aerodinamica delle SF23, ma in più aumentare il carico aerodinamico al posteriore. Prima di tutto, una modifica che verrà fatta l'anno prossimo è sicuramente la posizione del cono anti-intrusione, che verrà spostato più in basso perché nel punto dove era posizionato quest'anno creava un bloccaggio aerodinamico. Verrà posizionato praticamente dove c'è il fondo. Questo permetterà di avere un undercut, ovvero un sottosquadro delle pance ancora più scavato, che permetta a più flussi di arrivare nella parte posteriore della macchina attraverso il lato esterno del marciapiede. Ma non solo, verrà modificata la sospensione anteriore. Attenzione, lo schema di sospensioni, ovvero push rod all'anteriore e pull rod al posteriore, rimarrà uguale l'anno prossimo. Non si cercherà il pull rod all'anteriore e il push rod al posteriore che adottano per esempio Red Bull e McLaren, ma si manterrà quindi lo schema di quest'anno, con il braccetto posteriore posizionato ancora più in basso. Questo permette di avere un triangolo superiore ancora più grande, il che permette di avere un effetto anti-dive ancora più marcato, che è stata un po' la critica che abbiamo fatto a Ferrari quest'anno. Tra tutti i top team, se pensiamo soprattutto a Red Bull, ma anche McLaren, Aston Martin e un po' meno Mercedes, Ferrari però era il team che aveva meno questo effetto anti-dive, che permette di avere un affondamento della sospensione anteriore in frenata più marcato, e ciò permette di avere ancora più grip sulle gomme anteriori in frenata, aspetto che potrebbe piacere molto a Leclerc. La Ferrari di quest'anno non aveva un effetto dive così marcato perché preferiva utilizzare un'altra soluzione che hanno sperimentato, ovvero cercare di mantenere lo squilibrio tra anteriore e posteriore il minore possibile, perché attenzione, l'anti-dive è sicuramente un effetto che può beneficiare alla vettura, ma quando c'è troppo scompenso tra anteriore e posteriore si crea uno squilibrio sulla monoposto, che potrebbe variare anche il concetto aerodinamico della macchina e quindi essere negativo. Il problema che ha affrontato Ferrari quest'anno sulle sospensioni era proprio derivato anche da questo anti-dive. Un recupero del camber più cospicuo infatti complica la gestione delle gomme. Il cinematismo anteriore non rendeva a sufficienza e non garantiva una corretta interazione aeromeccanica. Aumentando l'effetto anti-dive sulla sospensione anteriore riesce a avere anche dei flussi vorticosi migliori, il che permette di estendere la finestra di setup e usare un'altezza a terra anche più bassa, e questo è un gran vantaggio perché puoi andare a modificare il setup più liberamente a seconda della pista e a seconda del dislivello che si trova o del tipo di asfalto che c'è, e quindi questa modifica sulla sospensione anteriore migliorerà inevitabilmente anche la gestione delle gomme, permetterà l'utilizzo di più setup e in più Ferrari riuscirà a avere anche più flussi vorticosi che arrivano al posteriore e che passano attraverso i canali venturi del fondo e arrivano al diffusore per generare più carico. Quindi ricapitolando, rispetto alle modifiche che abbiamo visto dal telaio 2022 a quello 2023, tra il 2023 e il 2024 ci saranno delle modifiche importanti, soprattutto lato aerodinamico ma anche lato meccanico sulle sospensioni. Ci sono alcune parti che non cambieranno per ragioni economiche, come il roll up triangolare, l'ingresso dell'air scoop che garantisce il cooling per la power unit in questo momento. Sostanzialmente non ci sono problemi di raffreddamento sul motore di Ferrari attualmente. Sulla power unit ricordiamo che Ferrari ha chiuso in linea con 4 motori utilizzati in 22 gare. È evidente che attualmente Ferrari ha il miglior motore termico mentre Honda ha il miglior motore elettrico. Questi sono i cambiamenti che sicuramente vedremo sulla SF24, non sapremo se si chiamerà così ma è molto probabile. Ora la chiamiamo Progetto 676, ma io mi aspetto anche dei cambiamenti lato beam wing e diffusore per cercare di trovare lo stallo del posteriore che ha fatto la differenza su Red Bull quest'anno, e se ci saranno tante modifiche nella parte anteriore ci devono essere anche inevitabilmente nella parte posteriore per creare quell'equilibrio aerodinamico che è fondamentale per far funzionare l'insieme della vettura. E un altro aspetto fondamentale che Ferrari dovrà risolvere è sicuramente la velocità in percorrenza nei lunghi curvoni, cercare di mantenere grip senza scivolare nelle curve d'appoggio, che secondo me in questa stagione è stato proprio un punto critico della
rossa, su cui ha davvero fatto tanta fatica. Concludo confermando che Loic Serra arriverà a Maranello a luglio 2024 e dopo l'uscita di David Sanchez arriveranno anche altri tecnici in Ferrari, tra cui uno che arriverà non prima di gennaio 2025. Tutte le altre posizioni di tecnici in Ferrari invece sono confermate da quest'anno all'anno prossimo. Ah, e sì, c'è anche da dire una cosa: ormai è sicuro, sia Leclerc che Sainz rinnoveranno. L'ha dichiarato John Elkann, che ha detto che rimarranno sicuramente a Maranello. Sappiamo che sono sotto contratto fino alla fine del 2024 e potrebbe arrivare un contratto biennale per entrambi, perché sappiamo che con il cambiamento alle Power Unit nel 2026 sarà fondamentale avere un ampio lavoro al simulatore per i piloti, per cercare di sviluppare al meglio i nuovi motori, che comporteranno inevitabilmente anche uno stile di guida diverso della macchina. Avendo più potenza elettrica al motore rispetto alla parte termica, bisognerà guidare la macchina in maniera diversa. Non sappiamo ancora per quanti anni rinnoveranno i due piloti Ferrari, ma lo vedremo a breve. Ditemi secondo voi per quanti anni rinnoveranno. Fatemi sapere nei commenti cosa vi aspettate dalla Ferrari nel 2024. Secondo voi potrà impensierire Red Bull oppure se la giocherà sempre per la seconda, terza posizione nel campionato costruttori? Ditemi la vostra opinione nei commenti, sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i video qui sul canale. Ogni settimana pubblico nuovi contenuti a tema automotive, Formula 1 e tanto altro, con test drive e curiosità nel mondo delle corse. Sono davvero contento che gli ultimi video vi stiano piacendo e se volete supportarmi ancora di più potete attivare le notifiche, per voi è gratis, ma per me fa una grandissima differenza. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.